È ufficiale, DJI dice addio agli SDK, almeno per quanto riguarda i suoi nuovi droni. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele, oggi in compagnia del DJI Mini 3 in quanto DJI ha ufficializzato che i suoi nuovi SDK non supporteranno più la linea DJI Mini a partire dal DJI Mini 3 in avanti e anzi saranno ad esclusivo pannaggio, ad esclusivo utilizzo e interesse per la linea Enterprise, ovvero solo droni professionali di fascia altissima. Cosa comporta ciò? Beh, semplicemente non ci saranno più applicazioni di terze parti, come ad esempio Litchi, per la linea DJI Mini, dal Mini 3 Pro in avanti. E non solo lui, si parla anche della linea Mavic Pro, Mavic Air, FPV e tutto il resto. Questa è una scelta che probabilmente lascerà scontenti in tanti di noi, ma dobbiamo cercare anche di capire le motivazioni che hanno portato DJI a questa scelta così drastica. Ricordo che l'STK è un kit di strumenti che l'azienda rende pubblico in modo che sviluppatori esterni possano fare delle modifiche, creare applicazioni, e questo è un aspetto fondamentale specialmente per la linea Enterprise. Pensate ai fotografi, a chi realizza film, spot pubblicitari, ma anche per chi utilizza un drone per agricoltura, per lanciare fertilizzante e concimare i terreni. Non gli basta una semplice applicazione come può essere la DJI Go o la DJI Fly, ha bisogno di un'applicazione sviluppata ad hoc per il suo lavoro. Ovviamente DJI non può pensare ad ogni singolo caso di utilizzo e lascia la possibilità di sviluppare un'applicazione dedicata con tutte le funzionalità di volo necessarie per il proprio lavoro a chi decide di farne utilizzo. Ora, se questa è una scelta più che giustificata sulla linea Enterprise per i motivi che vi ho appena elencato, beh, sulla fascia più consumer questi motivi si vanno un po' a perdere e anzi ci sono anche delle criticità. Perché ragazzi, io vi parlo sempre senza peli sulla lingua, schiettamente, non neghiamolo. In tanti scaricano applicazioni di terze parti, specialmente per il DJI Mavic Mini o DJI Mavic Pro, per superare i limiti imposti dalla legge e dall'azienda, più dalla legge in realtà. Quindi parliamo ad esempio di un DJI Mini 2 in grado di volare ad altezze superiori ai 500 metri massimi previsti dall'applicazione DJI Fly, in grado di muoversi ancora più velocemente rispetto alla sua velocità massima preimpostata dall'applicazione, in grado di spingere il segnale in FCC saltando completamente le normative europee, armare i motori e volare persino nelle no-fly zone, come ad esempio nei pressi di un aeroporto, cosa gravissima ragazzi, non fatelo, mi raccomando, pensate sempre prima alla sicurezza piuttosto che al semplice divertimento, sicurezza vostra e di chi è intorno a voi, anche in aria, e tutte queste criticità per DJI rappresentano un gravissimo problema. Quindi la scelta più ovvia è stata, anche a costo di sacrificare delle funzionalità di volo interessanti permesse da applicazioni come Litchi, beh, abolire totalmente gli SDK per la fascia consumer dei suoi droni. E c'è inoltre un altro aspetto molto importante che avrà spinto sicuramente DJI verso questo passo così drastico e importante, ovvero la marcatura di classe. Almeno da quello che ho capito io leggendo la normativa, i suoi droni dovranno poter funzionare esclusivamente con l'applicazione originale, garantendo altezze, distanze e velocità massime ben definite. Questo ovviamente non sarebbe possibile rilasciando l'SDK dei propri droni e permettendo a chiunque di violare la legge e andare oltre i limiti imposti. E ci tengo inoltre a precisare un altro aspetto molto importante che non viene praticamente quasi mai menzionato nei video pubblicitari delle varie applicazioni alternative dei droni DJI, ovvero che queste applicazioni vanno ad invalidare la garanzia, compresa la DJI Care Refresh. In caso noi stessimo volando con un'applicazione di terze parti e mettiamo corna, il drone andasse a schiantarsi da qualche parte oppure si presenti un malfunzionamento di qualche tipo, beh, rischieremmo di non poter esercitare la garanzia perché abbiamo di fatto violato i termini
dell'accordo i termini legali della garanzia andando a manomettere il nostro dispositivo. E questo è tutto ragazzi, volevo informarvi di questa notizia, secondo me molto importante. Mi dispiace ovviamente per chi utilizza applicazioni di terze parti sui droni DJI, fascia consumer, specialmente il DJI Mini, ma entro pochi mesi bisognerà dire addio alle applicazioni di terze parti, almeno per i nuovi modelli, e concentrarsi unicamente sulle applicazioni originali. Ora, ovviamente, detto questo, voglio sapere la vostra opinione in merito a questa scelta così drastica della DJI. La condividete alla luce delle motivazioni che vi ho spiegato durante questo video oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti, sono davvero curioso di leggere il vostro punto di vista e discuterne insieme. Vi avviso inoltre in caso, sì, fa troppo caldo, spegniamo il radiocomando, dicevo, in caso potesse interessarvi che il DJI Mini 3 Pro è finalmente acquistabile in pronta consegna, almeno nel momento in cui vi sto parlando, su Amazon. Vi lascio tutti i link d'acquisto della versione con radiocomando Pro e versione con radiocomando base qui sotto in descrizione video, insieme ad altri modelli di droni che vi consiglio, micro SD, landing pad, power bank e tanti altri accessori. Buttateci un occhio perché trovate anche il link per il mio canale Telegram dell'offerta TechBest Deals, dove vi pubblico tempestivamente le segnalazioni sulle offerte di tanti droni e altri prodotti tecnologici, il link per il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia, dove siamo già oltre 20.000, e la mia pagina Instagram. Vi aspetto numerosi amici. L'idea che mi sono fatto su questa idea della DJI l'avrete sicuramente capita seguendo il video, ovvero io trovo che sia giustificato abolire l'SDK se il comportamento dell'utenza è quello generalmente di scaricare applicazioni di terze parti per infrangere la legge, anche se la legge spesso è molto restrittiva, come per esempio la modalità di volo, la CM Mode in Europa, che è davvero troppo limitata rispetto alla FCC, e spero che prima o poi si possa fare qualcosa in tal senso. Bene amici, con questo augurio, con questa speranza, io ora vi saluto, vi aspetto nei commenti e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui, qualcuno sta gridando, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!